Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo come vedete qui in auto per vedere un dispositivo che secondo me è molto interessante. Che cos'è? È un adattatore, che è questo qui che vedete qui, un adattatore wireless per CarPlay e Android Auto. Si basa su Android 11, in questo caso poi verranno dei nuovi aggiornamenti, e mi permette in pochi passaggi, cioè velocissimo, poi andremo a vedere la configurazione, di avere tutte le nostre applicazioni di Android direttamente sullo schermo della nostra auto. Adesso gli schermi sono sempre più grandi, da 7, da 10 pollici, e abbiamo la possibilità di vedere YouTube, magari questo video che stiamo guardando adesso, direttamente nella nostra auto e sfruttare l'impianto della nostra auto. Benissimo. Come si fa? È molto semplice, bastano 3 passaggi e avete già tutto nella vostra auto. Allora, intanto vi faccio vedere il dispositivo. Comunque, come vedete qui, è compatibile per Android Auto, Apple CarPlay e appunto ha il sistema operativo Android 11 in questo caso. Abbiamo 2 GB di RAM e 16 GB di memoria. Il nostro dispositivo è questo qui. Abbiamo in dotazione 2 cavi USB-C, USB-C, perché adesso ci sono le nuove prese USB-C, e poi abbiamo la presa USB, USB-C, un cavetto che 20 cm circa. Poi abbiamo il nostro dispositivo, che è questo qui, che vedete. Allora, abbiamo qui dove mettere la micro SD per appunto leggere dei file di musica, di video, eccetera. E qui invece abbiamo l'ingresso USB-C per alimentarlo e per collegarlo. Qua c'è la scritta CaraBC, che appunto è l'azienda di cui lo produce, e qui sotto abbiamo dei piccoli fori per smaltire il caldo, perché comunque un po' scaldano, e per dissipare il calore. Benissimo. Non abbiamo niente altro, quindi si collega al cavo USB-C. Comunque adesso andiamo a vedere come fare per collegare. Per acquistarlo andate a vedere se la vostra auto è compatibile, perché bisogna vedere anche questo. Non tutte le auto sono compatibili, perché devono essere predisposte per CarPlay, altrimenti non funzionano. Quindi magari andate a vedere un attimo quali sono le auto compatibili, se la vostra auto è compatibile per CarPlay, se adesso avete già Android Auto col cavo, eccetera, di sicuro è compatibile, ma se non avete Android Auto, andate a controllare nelle specifiche della vostra auto. Benissimo. Oltre a vedere le applicazioni, eccetera, ho la possibilità di avere Android Auto e Apple CarPlay wireless, cioè senza collegamento di fili. Quindi io entro dentro in auto e già mi ritrovo la mia schermata di o Apple CarPlay o Android Auto, dipende sempre dal cellulare che avete. Bene, allora adesso andiamo a configurarlo e così vediamo come funziona. Andiamo a collegare il nostro dispositivo con questo cavetto che vedete dato in dotazione, saranno 20 cm, lo colleghiamo nella presa USB, quindi quella che avete disponibile, di solito la 1, ok? Adesso colleghiamo l'USB, lo colleghiamo al nostro dispositivo CaraBC Mini Box e lo mettiamo nella presa USB-C. Eccoci qua. Una volta collegato, quindi una volta connesso il tutto, vedete che qui appare come Apple CarPlay, non appare come un Android Auto. Quindi io vado a premere questo tastino qua, adesso stavo facendo delle prove, posso andarmi a vedere YouTube, stavo cercando appunto uno dei miei video, Espertone, vedete, e posso tranquillamente andare a sfogliare qualsiasi. Proviamo a vedere questo, è l'ultimo video che ho fatto, e voi vedete che parte tranquillamente, alziamo un po' il volume, adesso qui c'è un po' di pubblicità, perché non ho messo il mio account, però potete mettere tranquillamente anche il vostro account e appunto vedervi quello che vi interessa. Faccio salta ed ecco che parte il mio video. Ci abbiamo messo veramente un attimo, adesso andiamo a bloccare il video, andiamo a vedere le altre funzioni. Ci abbiamo messo un attimo a collegarlo e possiamo vederci il nostro YouTube tranquillamente. Adesso io sto aspettando per una visita, devo aspettare magari 2-3 orette, allora intanto mi guardo i video su YouTube. Logicamente si può guardare solo con l'auto ferma, ok? Non ha nessun sistema di sicurezza da questo punto di vista qua, però non si usa YouTube, Netflix, certo, direttamente in corsa. Quindi andate a vedere YouTube, se siete fermi in un parcheggio oppure siete fermi in sosta. Poi andiamo a vedere le altre applicazioni che abbiamo.
abbiamo la galleria per vedere le foto, quelle cose lì, perché come vi dicevo ha già la possibilità di mettere dentro una micro SD per mettere dentro le nostre foto, la nostra musica, eccetera, perché è anche un lettore. Abbiamo Netflix, VLC per guardarci video che possiamo mettere dentro sulla nostra micro SD, vabbè, Bluetooth, che quello si sa, Speed Play, e vedete qua, io posso andare a vedere i file, quello che avrei dentro su quella memoria lì che ho. Torniamo indietro e poi torniamo qui. Andiamo a vedere un attimo le impostazioni come sono fatte, che prima abbiamo visto un attimino. Vedete? È un po' ha 16 giga di RAM e 2 giga di 2 giga di RAM, scusate, e 16 giga di memoria, però è un po' lentino secondo me. Forse siamo abituati troppo bene coi cellulari che sono super veloci. Qua abbiamo le informazioni dell'app, poi abbiamo il display setting, vedete Google account, potete mettere il vostro account, display setting e tutto quello che ci può servire. Bene, adesso che abbiamo visto un po' le impostazioni, volevo farvi vedere appunto come funziona Android Auto. Per collegare il nostro cellulare, quindi prendiamo qui, andiamo su Speed Play, vedete qui, dobbiamo sul nostro cellulare comunque attivare sempre il Wi-Fi ed il Bluetooth. Bene, adesso lui sta facendo una ricerca, come qua, vedete, collegate a iBox, ok, quindi torno su qui, e adesso lui si deve collegare. Lui adesso sta facendo una ricerca del Bluetooth. Vado a trovare il mio dispositivo, faccio collega a S22 di Lorenzo. Adesso lui mi ha trovato il dispositivo iBox, mi dice un codice, faccio associa, collegamento. Lui mi dice vuoi consentire? Sì. E qui vedete che parte già sì, scusate, Android Auto, il mio Android Auto, direttamente da qui. Quindi io vado a premere l'iconcina Speed Play, collegamento in corso, e qui vedete il mio Android Auto con tutte le applicazioni. Quindi molto molto semplice, adesso è partita anche la musica, andiamo a bloccare un attimo. Molto semplice, quindi si collega al Bluetooth e si attiva sempre il Wi-Fi per fare la connessione internet direttamente sul mio dispositivo. Adesso è arrivato un messaggio WhatsApp, quindi funziona tutto quanto perfettamente. Bene, quindi abbiamo visto anche questo che è molto molto semplice da collegare. Ci si mette veramente un minuto per fare tutto quanto. Se adesso da qui noi vogliamo tornare alla pagina iniziale del mio dispositivo, tiro giù la tendina e vado qui dentro, così, e torno nelle applicazioni, dove eravamo prima. Secondo me molto semplice, belle icone grandi, bello intuitivo, un po' macchinoso nell'utilizzo perché vedete anche per spostare la lingua dobbiamo spostarla sopra, però per il resto ben fatto, ci sono queste belle icone grandi che sono subito visibili e poi la possibilità appunto di usufruire dell'impianto audio della nostra macchina, io in questo caso ho un impianto della Bose, quindi abbiamo un impianto audio buono e possiamo guardarci un film, possiamo guardarci quello sempre, torno a ripetere, stando fermi in un parcheggio o dove possiamo stare fermi, mai in corsa perché crea distrazione. Bene signori, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire, prodotto semplice, bello, possiamo nascondere dove vogliamo perché è molto leggero e piccolino. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, basta solo premere il tastino iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.